Strano titolo del video. Adesso vi spiegherò man mano quello che intendo. Ora iniziamo con la parte profana. Quindi l'ultima volta abbiamo fatto il giro per Cortina, uno dei miei circuiti preferiti. Adesso il secondo dei circuiti preferiti, quello per il Passo delle Erbe, via Brunico, Bressanone, Chiusa, Passo delle Erbe per la Val di Funes, per la parte profana. Questo è tutto. Poi più avanti vi spiego la parte sacra. Stiamo già per arrivare a Rio di Pusteria, quindi alla fine della Valpusteria. Il giro di oggi, a confronto di quello di Dobbiaco Cortina, era il mio secondo preferito. Era un altro giro bello allenante, con la salita del Passo delle Erbe, che da Chiusa sono 25 km di salita. Mi sembra un déjà vu, però tranquilli, il primo tratto da Badia fino a Chiusa è esattamente quello fatto durante il mio video per andare al lago di Garda. Quindi ci sentiamo quando arrivo a Chiusa. Nel frattempo vi lascio sempre qualche scorcio. In una giornata normale, per fare questo giro avrei già girato su per la Val di Funes un centinaio di metri fa. Però oggi non è un giorno normale, è un giorno molto speciale.
quindi andiamo a prendere il giro di boa a Chiusa. Lo vedete lassù su quella rocca? Il monastero di Sabiona. Ecco il motivo perché sono qua oggi. Lo vedete? Sabiona, Seben in tedesco, Geo in ladino, Gen in ladino marebano. Un monastero di suore di clausura, quindi clausura, il nome Klausen, nome tedesco di chiusa, che chiusa è il nome fatto da Tolomei durante i tempi del fascismo. Ma cosa c'entra questo giro con Sabiona? Ve lo spiego adesso durante la salita verso la Val di Funès. Ci ho pensato tutta la pedalata come iniziare la parte sacra di questo video. Difficile. Comunque, ogni 3 anni per i ladini della Val Badia c'è un evento importantissimo, più delle Olimpiadi che sono solo ogni 4 anni. È un evento che tra i primi iscritti trovati iniziava già nel 1503, un bel po' di anni. È il pellegrinaggio da tutte le parrocchie e i paesi della Val Badia fino a Sabiona, monastero. 3 giorni in processione ed in preghiera. Io per la parte pagana è dal 1994 che nel primo giorno di pellegrinaggio faccio sempre questo giro in bici. Parto da casa, vengo fino a Chiusa e poi ritorno per la Val di Funès, Passo delle Erbe, dove solitamente incontriamo i pellegrini della Bassa Val Badia. Tanti di voi dovrebbero già conoscere Sabiona o averlo visto mentre passate per la Valle Isarco e nell'autostrada avete una vista bellissima sul monastero. Ci lasciamo dietro di noi Chiusa e Sabiona mentre stiamo per raggiungere il paesino di Goudon. Da Goudon prenderemo una piccola stradina secondaria che ci rimetterà nella strada per San Pietro di Funès. Eccoci dove c'è la segheria, ci siamo messi sulla strada per San Pietro di Funès e il Passo delle Erbe. Ora risaliamo questo primo tratto pedalabile, poi arrivato a San Pietro proseguiamo sulla parte sacra, anche perché non voglio tagliarvi adesso su dettagli della salita del Passo delle Erbe, che comunque è lunga e a tratti dura. Per questi dettagli guardate il video di quando l'ho fatto con la colombiana Carolina Ferrer e vi lascio il link qua sopra.
San Pietro di Funes con la chiesa. Vedete che fuori dalle case, per celebrare l'arrivo dei pellegrini, c'è la bandiera, no, non è austriaca, nemmeno italiana, è quella del Tirolo. San Pietro celebra l'arrivo dei pellegrini questo tardo pomeriggio. I pellegrini sono partiti stamattina presto, ad esempio quelli di Colfosco, i più lontani, partivano alle 6 di mattina. Badia partiva alle 7:30 e si incontrano sul cammino. Una volta arrivati a San Pietro poi dormono la notte, il giorno seguente proseguono di mattina a buon'ora, verso le 4 già la sveglia, fino a Saviona, dove viene celebrata la messa con il vescovo, e poi ritornano dopo pranzo di nuovo a San Pietro di Funes, dove dormono un'altra notte prima di ripartire il giorno dopo per casa. Passo delle Erbe fino a San Pietro. La salita era facile, ora inizia il bello. Come sempre fontane fresche d'acqua in ogni paesino. Diffidate di quei luoghi che dicono di essere bike friendly, eccetera, quando poi non c'è neanche una fontana di acqua fresca nei vari paesi. Ecco la chiesa di San Pietro di Funes, dove quando arriveranno i pellegrini dicono che vibrano le fondamenta quando iniziano a cantare l'inno dell'antico Tirolo.
Passo delle Erbe è a 15 km e mezzo. Anche se la mia è la versione più pagana di questo pellegrinaggio, state tranquilli che i santi li vedo anch'io su queste pendenze. Piccolo tratto dove si può riposare un po'. Allora, dicevamo prima che partecipano al pellegrinaggio tutte le parrocchie della Val Badia, mentre l'Alta Val Badia, quindi da Badia fino a San Cassiano col Fosco, passano per il passo Medalgas, la Forcella Medalgas, e scendono poi giù a Santa Maddalena. Quelli, i pellegrini della Bassa Val Badia, passano per Rina, Antermoia, Passo delle Erbe, e poi tutti insieme, prima di entrare a San Pietro in festa, si incontrano a Santa Maddalena. Teoreticamente dovrei incrociare poco prima del Passo delle Erbe i pellegrini della Bassa Val Badia. Guardatevi voi le ode, io guardo avanti. Strada provinciale chiusa per processione, quindi anche la strada viene chiusa. A proposito, quello che non ho ancora detto è che fra tutti i pellegrini della Val Badia presenti dovrebbero arrivare circa fra 800 a 1.000.000 di persone, molti. Il conteggio effettivo viene fatto poi a Santa Maddalena quando tutti si incontrano. Nel frattempo io ho superato quello che è il tratto più duro del Passo delle Erbe, però ovviamente non è ancora finito. Che spettacolo! Ecco il Sasso Putia là davanti a noi, quindi Passo delle Erbe è là in fondo. Un piccolo trattino dove possiamo respirare prima di fare l'ultimo pezzo di salita verso il passo. Ed ecco la parte marebana della processione. Ciao!
Vai anche tu, bravo! Ciao, 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 ciao. 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 Oi, oh, is er bij? Nee! Ja. Oh, nee, wel voorbij. Hoi, John. Ciao. Oh, hey. Hoi. Ciao, hoi. Ciao. Avete visto quanti? Questi erano il gruppo della Bassa Valbadia, quindi la Valle Pedroa fino a San Vigilio e Pieve di Marebbe, che si incontrano fra poco a Santa Maddalena con quelli dell'Alta Valbadia. Guardate il Putia, bellissimo, ultimo rettilineo per raggiungere il Passo delle Erbe. Allora, altra nota storica, abbiamo detto che nel 1503 risulta questa processione pellegrinaggio e all'inizio lo facevano ogni anno, poi durante l'era di Maria Teresa d'Austria, ricordo ai bambini che è quella che ha inventato la scuola dell'obbligo, durante l'era di Maria Teresa d'Austria e suo figlio Francesco II, penso, furono vietate tutte le processioni di più giorni, quindi per quasi 100 anni non si fece la processione verso Sabiona. Era intorno al 1700 qualcosa, se non erro. Dopodiché verso il 1800, verso metà del XIX secolo, fu ripresa ogni 3 anni. Da allora non venne fatta durante la prima guerra mondiale e qualche anno fa durante il Covid. Io questa tradizione in bici però lo stesso giorno la faccio dal 1994 e proprio qui in questo punto esatto c'è una mia foto che vi mostro in sovraimpressione, tratta da un libro che parla della processione. La foto è del 1997. Come vedete è un arzillo giovanotto. Forse è interessante sapere che la distanza del pellegrinaggio sono 100 km da percorrere in 3 giorni. Ed ora arrivo al Passo delle Erbe. Passo delle Erbe e ora discesa verso Antermoia.
che bella, buona, fresca. Allora siamo a Pedroa. Pedroa, 5 km da casa. Alla fine il giro mio è di 121 km. Spero che questo video un po' alternativo vi sia piaciuto. Vedete che quando sentite nominare di Val Badia, di Ladini o così, non è solo turismo, anzi il turismo è nato negli ultimi 50-60 anni, il boom. Diciamo che qua in Val Badia le tradizioni sono ancora ben radicate e questa è la base della nostra comunità. Senza queste cose che ti portano a rimanere terra a terra, saremo già lungo il fiume che ci sta portando via da tempo. Ora vediamo se nel video c'è ancora posto per quando ritorno il sabato. Vediamo.